io userò il Lumina della Tessiland come filato per tessere la trama dove verranno incastonati i nostri cristalli. Il Lumina che io ho scelto è il numero 6, colore 84, è il color oro, molto bello, ed è un filato davvero molto resistente che darà quindi molta consistenza e resistenza al nostro lavoro. Io vi mostro quello che ho già realizzato. Come vedete, sul davanti sono protagonisti i cristalli, sul rovescio è protagonista il nostro filato Lumina, che è davvero molto luminoso come il suo nome ci dice. Avremo bisogno anche di un ago per infilare i cristalli. Io ho questo ago che è un ago da bambola per cucire tessuti imbottiti, molto lungo, è sovradimensionato per il lavoro che andiamo a fare, ma avevo bisogno di un ago estremamente sottile anche nella cruna. Voi provate con gli aghi che avete in casa, oppure vi può aiutare anche un fil di ferro a cui aggancerete il filato per inserire facilmente il filato nei cristalli. Per il Lumina io uso un uncinetto numero 2. Serviranno anche delle forbici e i cristalli. Questi io li ho già in casa, li ho acquistati per altri lavori e quindi utilizzerò questi. Sono cristalli colorati dai 1000 colori, molto luminosi, da 3 mm, quindi potrete scegliere i cristalli che vorrete nel colore che preferite. Io chiaramente vi mostrerò il lavoro per la dimensione di 3 mm. Andiamo a dare inizio al nostro lavoro. Ho infilato l'ago. Ora ho preso questa coppetta per contenere i cristalli. Io ho calcolato che per il lavoro, questo nello specifico, mi ci sono voluti 336 cristalli. Dovremo inserirli tutti uno per uno con l'ago. Io ovviamente vi mostro solo come fare, ecco, vedete, e bisogna inserirli prima del lavoro. Io ho fatto un altro video in cui mostro come incastonare le perline senza doverle precedentemente inserire nel filo. In questo caso, per il tipo di lavorazione che andiamo a fare, purtroppo è necessario inserirle precedentemente, perché altrimenti questo lavoro di tessitura dietro, che a noi serve perché questa noi la useremo come patta, ovviamente non si otterrebbe se inseriamo le perline durante la lavorazione. Dunque dovremo armarci di santa pazienza ed inserire le perline una per una nel filato. Io procedo con qualche altra perlina e poi vi mostro come faremo. Ho inserito un certo numero di perline nel filato, sfilo l'ago e comincio la lavorazione. Io la lavorazione la comincio normalmente con una catenella. So che avrò bisogno di
14 cristalli. Farò un punto basso tra un cristallo e l'altro, quindi avrò bisogno di 28 punti. Torno indietro saltando la prima che ho realizzato per girare e lavoro un giro di punto basso. Lavorare con il filato da gioielli significa anche lavorare un attimo in maniera un po' lenta, morbida, per dare modo al lavoro di non essere troppo rigido, tenuto conto che poi inseriremo i nostri cristalli e quindi saranno loro a dare fermezza e rigidità al lavoro. Arrivati a inizio giro realizzo una catenella e volto. Comincio il giro con l'inserire l'uncinetto, prendo il filo, recupero il nostro primo cristallo colorato e lo posiziono così, in questo modo, davanti al lavoro e poi chiudo il punto basso. Come vedete già si è posizionato. Poi realizzo un punto basso semplice e di nuovo inserisco l'uncinetto, recupero il filo, posiziono il cristallo e chiudo il punto basso. Tenete conto che il dritto del lavoro sarà la parte che voi non vedete. Di nuovo punto basso senza cristallo, poi un punto basso inserendo il cristallo, punto basso. Vi mostro anche il giro successivo e cristallo. Ecco, vi mostro bene come fare. Lo posizionate così, recuperate il cristallo e chiudete il punto basso. Poi realizziamo un punto basso normalmente e di nuovo entriamo, recuperiamo il filo, prendiamo un cristallo, lo posizioniamo davanti all'uncinetto così e chiudiamo il punto basso, catenella, voltiamo il lavoro. Ora ci ritroviamo con i cristalli davanti al lavoro. Come procediamo? Abbiamo fatto la catenella, ora inseriamo l'uncinetto alle spalle del nostro cristallo e realizziamo un punto basso. Poi andiamo al cristallo accanto, prima del cristallo un punto basso, dopo il cristallo un punto basso, di nuovo punto basso prima, passiamo oltre il cristallo, alle sue spalle un punto basso. Dobbiamo stare attenti, è una lavorazione non ordinaria, quindi io vi consiglio di contare continuamente i punti perché facilmente si salta qualche punto e bisogna tornare indietro.
ecco qui, abbiamo di nuovo i nostri punti sull'uncinetto, possiamo voltare il lavoro ed inserire altri cristalli. Come vedete la lavorazione viene molto pulita, molto distesa, davvero molto graziosa. Io ho proseguito così per i miei 26 giri fino ad ottenere la lunghezza della patta che mi serve per la borsa. Quindi chiaramente io, una volta arrivata alla fine al raggiungimento della lunghezza desiderata, non sono andata oltre, mi sono fermata e ho realizzato un semplice giro di punto basso tutto intorno, giusto per dare un po' di stabilità al lavoro, ma niente di che. Io spero che vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivate la campanella, grazie.